Oggi vorrei partire da una frase di Schmemann, tratta da questo libro che è un classico suo tradotto in tante lingue, che ha avuto tante edizioni. E la frase è questa: il cristianesimo è, in un senso molto profondo, la fine di tutte le religioni. Nel racconto evangelico della Samaritana al pozzo, Gesù l'annuncia chiaramente. Gli replicò la donna: Signore, vedo che sei un profeta. I nostri padri hanno adorato Dio sopra questo monte e voi dite che è in Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: Credimi, donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre, ma è giunto il momento, ed è questo, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e in verità, perché il Padre cerca tali adoratori. La donna gli aveva posto una domanda sul culto. Nella sua risposta, Gesù cambia l'intera prospettiva del problema. In nessun luogo del Nuovo Testamento, infatti, il cristianesimo è presentato come un culto o una religione. La religione è necessaria quando c'è un muro di separazione tra Dio e l'uomo, ma Cristo, che è insieme Dio e uomo, ha abbattuto il muro tra l'uomo e Dio. Egli ha inaugurato una vita nuova, non una nuova religione. Ecco, questa distinzione tra religione e fede, tra culto e liturgia è un cavallo di battaglia di Schmemann, come di tanti altri, no? Ma in Schmemann si trova in tantissimi dei suoi scritti, dei suoi libri, continuamente ci ritorna. E che cosa postula il culto, la religione? Che c'è una distanza, c'è un abisso tra Dio e l'uomo, e il culto è il ponte che noi gettiamo su questo abisso per arrivare fino a Dio. Allora l'uomo nel tempo sceglie dei momenti propizi per rapportarsi a Dio, nello spazio sceglie dei luoghi, una collina, un santuario, eccetera, e nella materia sceglie degli elementi che sono sacri. Ma ora che cosa succede? Che tutto questo sacro non fa altro che rendere più profana tutto il resto della vita, no? E Cristo invece, che è appunto Dio e uomo, è proprio colui che mette fine a questa separazione, a questa distinzione a questa distanza tra Dio e l'uomo, che è proprio appunto la condizione stessa del culto. E per questo lui non inaugura una nuova religione, ma inaugura una nuova vita, perché tutto quello che è umano, tutto quello che costituisce la nostra vita, da quando lui si è incarnato, da quando lui si è fatto uomo, può essere vissuto al modo del figlio e quindi può essere vissuto come il luogo, l'occasione della nostra relazione con Dio. Sempre in questo libro Schmemann fa proprio l'esempio del cibo e dice: l'uomo riceve la vita dal mondo, ma questa vita che l'uomo riceve dal mondo è una vita che muore, è una vita che lui non può trattenere. Io posso mangiare quanto voglio, ma il cibo stesso che io mangio va a male, tant'è vero che lo devo conservare in frigorifero, ma io stessa mi posso rimpinzare tantissimo di questo cibo, ma questo non mi impedirà di finire al cimitero, no? Allora è solo nel momento in cui in questa vita che io ricevo dal mondo io vedo il dono di Dio, che allora questa vita diventa l'occasione del mio rapporto con Dio, della mia gratitudine con Dio, e allora nutre il mio rapporto con Lui e quindi la mia vita che non muore e si trasforma in vita eterna. Allora tutto il mondo è la materia di una immensa Eucaristia di cui l'uomo è il sacerdote. Allora non è male forse ricordarci queste cose in questo momento in cui noi siamo costretti al digiuno dai nostri atti di culto, dalle nostre liturgie, no? Per ricordarci qual è il senso profondo di questi gesti liturgici che noi facciamo.